Salve amici! Oscar Wilde sosteneva che la bellezza è un dono donato agli uomini dagli dei e, come tutte le cose di origine divina, anche la bellezza è destinata a scomparire. Per questo motivo bisogna approfittare della bellezza finché c'è, senza avere paura di nulla e cercando in continuazione delle emozioni nuove. Se volete immergervi nella bellezza, ci sono dei luoghi dove l'eccellenza di questa cosa ha il suo apice. E la simbiosi fra la bellezza di giovani ragazze, una creazione divina, e la bellezza di auto meravigliose, una creazione umana, vanto della nostra mente, credo possano davvero rappresentare immagini di sublime bellezza. Insomma, davvero un trionfo delle emozioni, della nostra cultura, della imprenditorialità, dell'industria del design e del gusto. Guardate un po'. La serata inizia con la bellezza a queste due ragazze a cui viene regalata un Ferrari. Prego, salite, è vostro. Bene ragazzi, allora questa Ferrari è vostra. Vi piace? Certo. Salite pure. La nostra qual è? Questa qua? La nostra è questa. Vi piace? Sì, Va bene? Sì. Il vostro gradimento? certo. Lo schermo com'è? Buono, buono. Buono. Bene, sono contento. Non ci piace la Ferrari. Ma dai, non era male. Preferiamo la Mercedes. Queste due ragazze sono un po' capricciose. Vediamo se riusciamo ad accontentarle con questa bellissima Mercedes d'epoca. Vai, andate. Allora, vi piace questa? Ma non mi avete neanche detto il vostro nome. Come vi chiamate? Ludovica. Daina. Ma dopo queste premesse giocose è venuto il momento di dirvi dove siamo, ovvero a Caronno Pertusella, al Museo dell'Onda-Rossa, un luogo magico creato da un'idea dell'avvocato Antonio Giussani di creare un luogo dove esporre modelli di vetture sportive italiane in un ambiente suggestivo, capace di dare emozione. Appena entri nel museo senti qualcosa di magico nell'aria. Ci sono auto esemplari unici, Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini, Maserati, Lancia, tutte auto che hanno fatto la storia dell'auto. E quando le persone fanno le cose con passione, i risultati alla fine si vede e sono ottimi. L'emozione, tuttavia, non è fine a se stessa o limitata al balenio del singolo modello, perché propone al visitatore i veri valori degli uomini che quei modelli crearono e più in generale ai valori che come sempre, da sempre, hanno caratterizzato noi italiani e che oggi purtroppo potrebbero perdersi. E mi riferisco al lavoro anzitutto, che oggi purtroppo pare inteso come una pausa noiosa fra due momenti di divertimento, anziché come l'unico modo in cui l'uomo dispone per essere davvero libero di realizzare se stesso nel momento in cui vive. Ma sentiamo direttamente dalla voce dell'avvocato Giussani da dove è nata l'idea di questo museo. Allora, invece di farvi un discorso come faccio di solito, in cui racconto la filosofia che mi ha ispirato nel fare questo museo, vorrei raccontarvi un episodio che è capitato ad un signore che io non conosco, ma che è un signore molto famoso, è capitato qualche anno fa. Questo signore, che di mestiere faceva l'imprenditore, un giorno è tornato a casa alle 4 del pomeriggio. Sua moglie, che stava sbrigando le faccende domestiche, l'ha visto a casa e ha detto: ma cosa fai qua? Lui di solito tornava a casa alle 9, alle 10, alle 11, a mezzanotte. Tornare alle 4 per lui del pomeriggio era una cosa incredibile. Lui l'ha guardata e le ha detto che doveva dirle una cosa importante. L'ha presa per mano e sono andati in camera da letto. Si sono seduti sul bordo del letto. Lui continuava a tenerla per mano
e le ha detto che aveva bisogno di gioielli che i suoi genitori le avevano lasciato quando erano mancati. Ai gioielli di lei avrebbe aggiunto i gioielli suoi. Con i gioielli sarebbero andati al Monte di Pietà, avrebbero preso i denari che servivano per pagare i dipendenti dell'azienda alla fine del mese. Se non ci fossero stati questi quattrini, l'azienda chiudeva. Se invece ci fossero stati i quattrini, l'azienda tirava avanti almeno un altro mese ancora. La moglie, che sapeva che lui aveva un amante in quel momento lì, non sapeva che le amanti erano due. Lei sapeva di una, ma le amanti erano due. Ha detto: se mi aspetti un momento, mi cambio, e intanto che diceva così, ha consegnato a lui il cofanetto dei gioielli. Lui ha messo dentro quello che aveva, una catenina, l'orologio, eccetera, e lei gli ha detto: se mi aspetti un quarto d'ora andiamo assieme al Monte di Pietà. Sono andati assieme al Monte di Pietà, hanno dato questi gioielli, hanno ricevuto una somma che è bastata per pagare i loro dipendenti alla fine di quel mese lì e alla fine del mese dopo. Poi, per fortuna del Padre Eterno, è arrivato un ordine importante in azienda, si è creata la liquidità che serviva, quindi sono andati questi signori a ritirare, a riscattare questi gioielli che avevano dato, e la vicenda si è conclusa bene. Chissà come si chiamava questo imprenditore. Questo imprenditore era Enzo Ferrari, la moglie era la signora Luciana, e il discorso di questo episodio è così importante che ci sono tutte le ragioni per le quali è stato fatto questo museo. Avete sentito? Chi l'avrebbe mai detto? La Ferrari ha potuto continuare la sua attività, che poi è esplosa, per merito dei gioielli impegnati al Monte di Pietà del signor Ferrari. Le stranezze della vita. Beh, e con queste immagini della nostra ammiraglia in corsa si conclude il video. Vi consiglio di organizzare una visita a questo bellissimo museo, che potrebbe anche essere associata ad una splendida cena in mezzo alle auto più belle del mondo. Buon divertimento, ciao!